acqua, farina, le mani, la fantasia, l'arte e il pane fatto. Ricordo da bimba, io e il mio amico Ricky e tutti i bimbi che giocavano con noi impastavano la loro fantasia, perché la fantasia è l'ingrediente di ogni forma d'arte. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, meine Damen und Herren, damas y caballeros, signore e signori. Ok, questa è la mia arte, questa è la fantasia, ma questa è anche la vostra arte. Ognuno è artista, ognuno di noi ha qualche cosa di creativo dentro al proprio essere e comincia da quando siamo bambini. E così nella mia infanzia, in quei giochi, mentre impastavamo il pane, mentre giocavamo con le mani e la fantasia diventava realtà, ho preso il mio punto di partenza per la mia arte. E oggi tuttora continuo a impastare pane, impastare colori, impastare tessuti e a impastare i materiali per farli diventare un pezzo d'arte per voi. E sono sicura che ognuno troverà in questo tema un suo pezzo, una piccola parte di sé, perché la mia vita sono gli incontri che ho avuto dall'infanzia fino ad oggi. E tutte le persone che ho conosciuto, tutto ciò che vedo intorno a me crea la mia arte. Quindi io ora lascio a voi scegliere qual è il vostro pezzo d'arte preferito. Voi li prenderete, come sempre li indossate, fate vedere come anche in un look, in una nuova storia di Elisa Cavaletti ci si possa sorprendere, ci si possa divertire a scegliere il proprio pezzo iconico. Io prendo la keffia, tu puoi toglierti la giacca, ecco che in questa keffia, come sempre, ho scritto. Come sempre ho messo il ricordo dei gelati che appartiene a tutti i bimbi ma anche a tutti gli adulti, oppure ho rappresentato un mio quadro, quello che forse qua alle spalle vedete, i quadri che continuamente mi permettono di appoggiare la mia creatività. E l'ho chiamato il Planet Earth ed è blu. Come la fantasia, blu come il cielo che ci fa volare, blu come il jeans che io ho usato in questo tema, blu come il colore che rappresenta la sportività, che rappresenta la vita libera, che rappresenta anche l'immaginazione volando nel cielo. Quindi a voi la scelta. Quindi qua vedete una giacca, ecco che i fiori, la tecnica jacquard, la felpa laminata con un effetto rettile abbinato al jersey rigato. In questo caso mi piaceva anche trovare un look sportivo, di felpa, che ci fa sentire giovani, pronti a continuare ad essere quei bimbi che hanno sempre voglia di scoprire il nuovo, di incontri, di vivere la vita, di esistere e di riempirla di momenti piacevoli. Io vorrei che ognuno di voi fosse felice quando indossa uno di questi capi e si senta parte di questo grande mondo creativo. Monique, se tu ci fai vedere tanti altri pezzi particolari, questo è un tema molto conciso, piccolo, fatto soprattutto di materie prime naturali molto morbide, perché volevo che il jersey, la felpa, il denim, la maglieria di cotone, quindi a volte anche le materie prime, quelle che sembrano più essenziali, ecco questa è la parola perfetta, potessero diventare l'inizio della mia creatività e l'inizio di un composite fatto di tanti piccoli dettagli. Guardate Laura, mi piaceva prendere la forma di un parka, farlo diventare una felpa, abbinare il silenzio della felpa bianca e grigio mélange con piccoli tocchi di jacquard,
con tocchi di luce, quindi mosaici creati con l'arte e la fantasia, e nello stesso tempo anche un qualche piccolo tocco di pazzia e di nobiltà. Ecco, l'arte può essere un insieme di tutti questi elementi. Creare addirittura anche la possibilità di fare un twin set, una nuova interpretazione del twin set, quindi un vestitino senza manica di felpa da poter portare anche d'estate, da solo, con una sneaker, in modo molto easy, semplice, mentre corriamo nella giornata, nella nostra vita, e invece quando è primavera o quando viene più freddo poterlo abbinare alla felpa. Prendi con te queste keffie. Ecco ancora che cos'è arte. Arte è anche essere molto nobili, silenziosi, e quindi trasformare il proprio tratto grafico in una texture, quindi in una tridimensionalità di un capo. Qui ho scelto tanti piccoli elementi artistici che composti creano questo insieme perché nuovamente è una felpa con jacquard, tessuto fluorescente a righe, nobiltà di pizzo, il fatto anche della libertà di poter usare il cappuccio, addirittura staccarlo, e l'ulteriore libertà è quella di poter togliere la felpa. Adesso magari ti togli la felpa e facciamo anche vedere che carino l'abito che si può portare sotto. Chiaramente voi potete scegliere di avere l'abito composto, quindi da felpa più abito, oppure scegliere solo la felpa o scegliere solo l'abito. In questo caso, in questo outfit ho scelto anche la new entry della Didol. Lo so che adesso vi farò ridere e sorridere perché la fantasia mi ha detto che dovevo avere un paio nuovo di occhiali. Siccome non riesco mai a andarmene a procurare dei nuovi, questa volta specchiati e folli, ho deciso di appoggiarli qua. Nella nuova Didol è azzurra, è sportiva, ha le ciabatte ed è la numero 65. Ecco qua invece l'abito da solo, che può essere quindi un basico da abbinare alla felpa. Ecco, l'interpretazione di una creatività può nascere anche nel plissé di una gonna. Il tessuto è tipicamente sportivo, quindi quei tessuti che di solito si usano nel mondo dello sport, è molto traspirante e leggero, quindi anche nel caso in cui voi scegliate una gonna lunga la potete portare tutta la primavera e tutta l'estate. In questo caso abbinata ad una t-shirt spiritosa, altrettanto piena di piccoli dettagli, di simpatia, anche direi di allegria. Vedete, io con le mie amiche, il cagnolino, cioè i momenti di vita che si raccolgono e che fanno di noi un qualche cosa di speciale, ci fanno vivere momenti speciali. Poi sta in voi se volete abbinare questa t-shirt ad un jeans, se volete abbinare la t-shirt ad una gonna e quindi fare un completo molto, io direi dire, visual, simpatico, oppure scegliere anche un capo sopra molto più silenzioso, molto più purista e tenere solo la gonna fantasia. Quasi tutti questi capi sono in variante originale. Trovo che sia una serie dedicata a tutte le donne che amano sentirsi giovani e sportive e nello stesso tempo attraenti e particolari. Anche gli accessori che voi vedrete che ho scelto per questo tema possono essere piccoli oppure maxi giganti come questo orecchino. Questo orecchino che qua è bianco multicolor, poi si potrà scegliere se lo preferite rosa, se lo preferite azzurro, come sempre Elisa Cavaletti ha anche potere scegliere. E qua invece mi piaceva una forma un pochino più over, quindi attenzione, questa è una taglia S, quindi che cosa voglio dire? Che già la sua struttura nasce come un capo over che puoi portare con più leggerezza, anche perché per dare movimento e luce ad una doppia
doppia stampa apportata sul davanti di questo capo, mi piaceva appoggiarlo in un capo così grande. La sportività di un tessuto da camiceria, quindi un pochino più serioso, ma composto con questo, inserito in questo mixer, ecco, diventava secondo me un altro capo molto adatto a chi si ama vedere sportivo e nello stesso tempo elegante. Grazie. Ah no, aspetta, vorrei anche fare vedere la keffia. Ho anche deciso di prendere una keffia in lino, quindi nobile nella sua materia prima, e riempirla di ricami multiteste colorati, e quindi assolutamente è qui un filo di follia anche in una keffia in lino. Qua invece ho scelto un capo nei toni bianco-azzurro sportivo, ed invece l'ho abbinato ad un pantalone bianco, un 5 tasche stretch, e poi interamente ricoperto di piccoli mosaici bianchi. Quindi nella mia immaginazione quella da bambina dei rettili, quindi del mondo degli animali, però estremamente nobile. Poi potrete scegliere se una sneaker in pizzo oppure se preferite una sneaker dorata, quindi ognuno gioca in questo tema proprio secondo il proprio sentire. Qua invece addirittura una felpa mescolata ai tessuti del mondo dello sport, alla maglieria, a tanti piccoli dettagli, ad un polso jacquard con le iniziali di Elisa Cavaletti, e poi un'esplosione di un ricamo. Poi ognuno di voi, quando vorrà entrare nel nostro sito, troverà questo mondo artistico e lo potrà scoprire. A breve ci saranno tante novità anche nel mondo web, ma non vi svelo tutto proprio oggi. E resteremo in contatto anche attraverso i siti e attraverso tutto il mondo web. Mi piaceva però dare la possibilità di interpretare l'arte anche a chi ama il bianco o il bianco e il grigio mélange, quindi chi non ama il colore, chi non ama il blu del mondo del denim, ma preferisce rimanere interamente bianco. Bene, anche questo sono certa che è un tema che non avete mai visto, non c'è in nessun armadio delle nostre lovers, e credo che sia una buona scelta per proporre un wow a tutte le donne nel mondo.